All'interno della confezione troviamo, a parte la confezione curata, troviamo le indicazioni per la quale è previsto l'uso di questo microfono, quindi DSLR, camera, smartphone, PC e anche Mac. Vi devo dire che ho provato e funziona perfettamente. Tutti i parametri tecnici, 20 canali, eccetera eccetera. Mettiamo da parte la confezione. Adesso devo dire che anche questa non è male, All'interno troviamo una specie di gratta e vinci, vari manuali, lingua inglese, sì, lingua inglese, mettiamo da parte, altro manuale, inglese, ok, altro manualetto, che vediamo, attenzione, c'è anche la lingua italiana, non ci posso credere. Ragazzi, la lingua italiana, c'è la roba cinese che arriva in lingua italiana. Ok, mettiamo da parte anche questo. Vedete, la confezione è abbastanza curata, questa piccola gomma piuma che non è malvagia come idea. Il trasmettitore, che adesso poi andremo a vedere come funziona, il ricevitore, cavetto TRS, TRRS, che poi vi spiego a che cosa serve, cavo sdoppiato per la ricarica, per ricaricare contemporaneamente ricevitore e trasmettitore, un microfono lavalier con attacco a vite, bellissimo questo, per evitare che si possa sganciare durante l'uso. Questa è la sua capsula. Chiaramente ragazzi è tutto tra virgolette sconfezionato, perché io l'ho usato per vedere, l'ho testato per vedere come funziona. È un filtro antipop di ricambio. Ok, mettiamo da parte anche il filtro antipop con la scatola e andiamo al trasmettitore che si accende con una piccola pressione. Vedete, adesso è andato sul verde, non so se si vede la luce, ma penso di sì. E questo è il trasmettitore, che anch'esso con una pressione, vedete, già praticamente si è collegato, ha fatto il pairing. Io adesso provo con una leggera pressione sul tasto centrale, provo a cambiare canale. Vedete come lo trova subito? Perché sono già preimpostati, quindi non dovete fare niente. E con il tasto destra e sinistra praticamente andiamo ad alzare e abbassare il guadagno del microfono. Ok, tornando adesso al display, si dovrebbe vedere che oltre a indicare i canali e il guadagno più e meno, trovate l'indicatore della batteria residua, il segnale, la qualità del segnale. Adesso non so se si vede ragazzi, ma penso di sì. Quindi intensità segnale, batteria residua, il canale in uso in quel momento e più e meno per il guadagno del microfono. Qui troviamo l'attacco per, come vi dicevo, del microfono a vite, che va avvitato. Sotto troviamo l'ingresso per la ricarica, che è una 5 volt, una mini USB, e dietro la clip che solitamente si attacca alla cintura dei pantaloni o all'interno di una tasca di una giacca, con il range delle frequenze da 570 a 579, da 580 a 589,5, made in Cina, vabbè, questo lo sapevamo. Mentre per quanto riguarda
Anzi no, scusatemi, torniamo un attimo indietro, è interamente in metallo, tranne questa parte, che se batto qui è in metallo e qui è plastica, quindi tutto in metallo tranne l'antenna chiaramente in plastica e la parte centrale che comprende il display, mentre il ricevitore è totalmente in plastica. Però vi devo dire che non ci sono scricchiolini, non sento nulla di... Diciamo che la manifattura non è assolutamente male, quindi clip per la cintura dei pantaloni e clip che serve per andare sulla slitta del flash della macchina fotografica, nel nostro caso, almeno nel mio caso. Poi il cavo doppio, che praticamente possiamo ricaricare contemporaneamente trasmettitore e ricevitore con la presa USB. Tra l'altro basta un 2 ampere, un caricatore di un iPhone, un 2 ampere, un ampere, un paio d'ore si ricaricano. E il cavo, come vi dicevo all'inizio, TRS e TRRS, cioè questo va bene sia per cellulari che per le camere, le fotocamere e PC, perché c'ha i 4 contatti, non sono 3 ma sono 4, quindi TRRS e TRS. Allora ragazzi, mentre fuori tira il vento che la metà basta, io nel frattempo mi sono armato di microfono. Questo è il microfono del Fullime WM300, la sua capsula originale, però vorrei fare una prova a compararlo con un microfono un pochettino più blasonato, che praticamente il costo è pari a tutto il kit del Fullime WM300. Questo è l'audio che restituisce, adesso lo vado a sostituire e così vedremo di comparare. Già so per certo, perché lo SmartLab Plus lo uso già da anni, che sicuramente sarà migliore, un po' per il blasone, un po' perché comunque so quello che restituisce, non so questo ma so quello che restituisce lo SmartLab, quindi diciamo che presuppongo che sia così, ecco. Allora, nel frattempo, da poter valutare quello che è l'audio di questo microfono, spendiamo due chiacchiere. Avete visto la manifattura, che è plastica e metallo, soprattutto il trasmettitore è tutto metallo tranne la parte centrale che è in plastica, dove c'è il display, dove ci sono indicazioni di batteria residua, qualità del segnale, la possibilità di cambiare il canale col tasto centrale e con i due tasti destra e sinistra di andare a regolare quello che è il guadagno del microfono, che io adesso devo vedere che sono praticamente al massimo. Adesso facciamo la prova di abbassarlo mentre parlo. Siamo a 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0. Penso che non mi sentiate più. Adesso lo riporto al volume suo originale. Siamo a 15 e sicuramente avrete sentito il calo del gain del Fullime. Adesso andiamo a provare lo SmartLab. Ok ragazzi, lo metto alla stessa altezza, anzi ok, lo vado a togliere. Adesso sentirete sicuramente un po' di rumore perché dovrò scollegare il tutto, ma lo faccio davanti a voi. Casomai il rumore del togliere e mettere lo eliminiamo in post. Ok, messo lo SmartLab Plus, sicuramente avvertirete, sentirete questa voce un po' più cristallina, un po' più pulita. Perché? Perché so per certo che questo microfono lavora molto sui medi e sugli alti, quindi risulta questa voce un po' più pulita, un po' più limpida, a differenza del Fullime che sicuramente, da quello che ho letto su internet, qualche recensione, sicuramente
rimane un po' più chiuso, un po' più radiofonico, un po' più ovattato, quella voce un po' più nasale, di gola, adesso non so come descriverla. Comunque diciamo, sono due microfoni totalmente, non dico all'opposto, ma quasi. Uno lavora molto sugli altri, quello cerca di catturare più possibile, quindi esce fuori questo suono un po' più radiofonico, ecco, un pochettino più cupo. Bene ragazzi, detto ciò, io vi invito a iscrivervi al canale se questo video chiaramente vi è piaciuto, un pollice che mi fa capire che insomma che la direzione è quella giusta per i video, e niente, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina se volete, perché nessuno vi obbliga, e ci vediamo sicuramente al prossimo video. Ciao a tutti!